Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Avete mai pensato che potete acquistare una criptovaluta e un token e magari non riuscire più a scambiarlo per uscire da questo investimento? Vediamo in che modo può succedere una cosa del genere, ovviamente dopo la sigla. Di criptovalute, ormai come ben sapete, anche guardando CoinMarketCap e altri siti che vi fanno vedere varie valute, vari token, le varie capitalizzazioni, sono diventate non più centinaia ma addirittura migliaia. Se andiamo su CoinMarketCap, andiamo alle ultime pagine, possiamo benissimo andare a controllare che ci sono 5.349 valute listate su CoinMarketCap. Magari ce n'è altri 100, altre migliaia che devono ancora essere listate perché non rientrano su questo sito monitor di valute. Ed è davvero impossibile andarle a seguire tutte, è per quello che io consiglio sempre, o a chi me lo chiede, di studiarne almeno tra le 10, massimo 40 valute, non di più. Prima di tutto perché ci vuole anche del tempo per farlo e secondo perché più andiamo a vedere delle valute, più tutte ci sembrano simili, ci sembrano valide allo stesso modo e entriamo in una sorta di confusione che non ci permette poi di scegliere razionalmente un progetto piuttosto di un altro. Questo dovuto a un carico di studio elevato. Quindi concentrarsi tra le 10, massimo 40 valute, studiare il business, studiarne il team, studiare e capirne il white paper, i casi d'uso nella vita reale, nella blockchain, ma anche nelle situazioni off-chain, in modo tale di essere ferrate su 10, 20, massimo 40 valute. Non ne servono veramente altre per riuscire a creare un portafoglio. Anzi, vi dirò di più, io mi sto già tenendo largo perché so che molti di voi hanno la passione per voler studiare più criptovalute possibile, hanno la voglia di mettersi in gioco e capire questo mondo. Addirittura io quando ho iniziato avevo studiato circa 20 criptovalute e messe addirittura nel portafoglio una decina. Mi tengo largo a dirvi studiate fino a massimo 40 criptovalute o 40 token. Per chi inizia in questo settore, ma soprattutto per chi ha poca disponibilità a investire nelle criptovalute, sto parlando magari di 100, 200, 300 euro per iniziare, è molto facile evitare criptovalute che hanno un valore come ad esempio Bitcoin, perché potrebbero pensare perché comprare una porzione di Bitcoin, quindi 100 euro di Bitcoin o 100 euro di Ethereum, quando posso andare in fondo del sito di CoinMarketCap, andare a cercare le valute con un bassissimo valore, come ad esempio andando nella ultima pagina al rank 5334 Polymoon, che ha praticamente un valore inesistente. Perché andare a comprare una porzione di Ethereum quando con 100 euro posso comprare dei milioni di questo token potenzialmente che mi potrebbero fare guadagnare parecchio? La risposta la possiamo trovare sempre su CoinMarketCap nelle colonnine qui dove vedete il trattino, dove vedete capitalizzazione di mercato praticamente inesistente, volume nelle 24 ore praticamente inesistente. Guardate i volumi nelle 24 ore di queste valute con un costo veramente nullo. Stiamo parlando di 51 euro di valore, 50 euro di valore. Questo cosa va a significare? Che basta una persona che metta 100, 200, 300 euro all'interno di quell'exchange per acquistare ad esempio di un network, il valore altro che 114% può arrivare anche al 400% e aumentare leggermente il volume di scambio nelle 24 ore. Fare trading o comunque investire all'interno di questi progetti con un volume così basso e una liquidità così bassa vi fa entrare in una sorta di trappola, nel senso che acquistare una valuta con un volume così basso, una capitalizzazione di mercato così bassa, è fattibile, è semplicissimo tramite un exchange o un DEX. La cosa che poi può essere difficile è riconvertire quella valuta che abbiamo comprato in USDT, BNB o chi per essa per uscire dal mercato, perché in questi progetti è facilissimo entrare, ma nel caso scenda il volume, magari stiamo tra gli ultimi a voler vendere, a voler incassare o voler uscire dal progetto perché abbiamo visto che non ci piace o potrebbe essere una scam o per qualsiasi altro motivo vogliamo uscire,
Ma se ci rendiamo conto che i volumi sono scesi drasticamente perché le persone che se ne sono accorte prima di noi sono uscite dal mercato, avendo un volume così basso, noi non riusciremo più a convertire e uscire da quella valuta, e quindi è come se rimanessimo bloccati all'interno del progetto e andiamo a perdere i nostri fondi. È meglio magari andare a prendere 50, 100, 200 euro di una valuta tra le prime 20, tra le prime 30, tra le prime 40 di capitalizzazione di mercato, con un buon volume di scambio su un exchange o un DEX con un buon volume di scambio di liquidità. Ok, magari i nostri guadagni saranno un pochino più bassi, ma sicuramente se il progetto che andiamo a scegliere è valido, andremo sicuramente a guadagnare, magari anche a raddoppiare, a triplicare il nostro investimento, non immediatamente, ma nel medio-lungo termine. È sempre meglio che prendere quei nostri 300 euro e andarli a buttare. Non si può investire, non si può fare trading in mercati con così poca liquidità e con volumi inesistenti. Soprattutto questi valori che vedete, 76%, 174%, che per delle coin, dei token con questi volumi sono ancora addirittura bassi. Questa percentuale è una sorta di trappola, perché noi vediamo 177%, pensiamo che farà il to the moon, ma in realtà andando a vedere i volumi sono talmente bassi che capite bene che se arrivo io e ci metto 500 euro qua sopra, altro che 177%, lo vado a triplicare quel valore. È per quello che in alcuni video e sulla mia community Telegram spingo tanto la strategia del pack, quindi acquistare una criptovaluta se si può regolarmente a scadenza o settimanale o mensile o bimestrale, stessa cifra, stessa cadenza per tot mesi, per tot anni. Alla fine si può partire anche con 50 euro al mese, presi a più strati su un progetto medio o a lungo termine, ancora meglio avendo magari una disponibilità così bassa di investimento, e sicuramente a lungo termine verrete premiati rispetto che andare a giocare alla schedina o all'Enalotto comprando una valuta del genere, buttando immediatamente 100 euro, che vi sembra di acquistare tantissima quantità di valuta, ma che così in effetti ne comprate dei milioni, però poi non riuscite magari a liquidare e uscire da quella posizione. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero sia stato utile e di vostro gradimento. Mi raccomando, non vi fate trarre da valute con dei valori insignificanti, perlomeno guardate sempre il volume di scambio nelle 24 ore e la capitalizzazione di mercato se volete investire su cripto o token con dei prezzi, dei valori bassi. Mi raccomando, questo è importante perché, come ho detto prima, facile entrare in un progetto, difficile magari poi uscire e andare a monetizzare il nostro investimento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, unitevi alla nostra community Telegram, grazie dell'attenzione e noi ci vediamo domani.